Benvenuti su Segreti Turchi. Se amate cronache di celebrità ricostruite con cura e raccontate con voce pacata, iscrivetevi, mettete mi piace e considerate di sostenere il canale cliccando su abbonati per permetterci di continuare con le nostre indagini narrative. E ora, apriamo insieme la porta su una serata che, senza preavviso, è diventata il centro di un vortice di conversazioni online. In un ambiente riservato, elegante e misurato, dove di solito il ritmo lo dettano chiacchiere educate e sorrisi discreti, un momento musicale nato all'improvviso ha trasformato un ricevimento privato in una vicenda che, all'alba, dominava i feed di mezzo internet. Al centro di questa improvvisa curiosità collettiva c'è Massine Merabet che, stando a più testimonianze rimbalzate tra tabloid e social, si sarebbe avvicinata al microfono senza grandi introduzioni, scegliendo di cantare una ballata intrisa di romanticismo. Molti presenti hanno giurato di aver riconosciuto versi tanto allusivi da accendere il sospetto che quel brano fosse, più che un semplice intermezzo, un messaggio indirizzato a Cenk Torun. Il racconto degli ospiti converge su un dettaglio. Prima di incamminarsi verso la piccola pedana, si è percepita una sospensione quasi rituale. Il brusio si è affievolito, poi dissolto, mentre l'ingresso di Massine Merabet cambiava il respiro della serata. Alcuni invitati hanno riferito ai giornalisti di aver sentito solo un accenno scherzoso, una frase leggera, come a dire che avrebbe cantato un brano del cuore. Ma ciò che è seguito, una resa carica di sfumature emotive, un'intensità che tornava più volte verso un punto preciso della sala, ha convinto in molti che fosse successo qualcosa di più di una semplice esibizione conviviale. Dentro la delicatezza dei versi, un motivo ricorrente batteva, la trasformazione generata dall'arrivo di qualcuno. In diversi, nelle ore successive, hanno definito quel tema o troppo intimo per essere una scelta casuale. Come spesso accade, in certi ambienti basta un gesto per far nascere un'interpretazione, e i social hanno la capacità di convertire un suggerimento in certezza. Appena i primi filmati, brevi e in loop, sono finiti online, catturando la linea vocale di Massine Merabet e i movimenti delle sue mani, i commenti hanno messo radici e si sono moltiplicati. C'era chi vedeva nel brano un cenno affettuoso rivolto a Cenk Torun, il cui nome era stato incrociato a quello di Massine Merabet in più di un'occasione, tra eventi di settore e amicizie condivise. Altri, più guardinghi, sostenevano che una canzone amata, se proposta da un volto popolare durante una serata leggera, non dovesse essere letta come prova di una trama sentimentale. Eppure, in una sala piena, immagine e voce aggiungono peso a ogni dettaglio. Più testimonianze, raccolte da siti di gossip e ripetute da commentatori indipendenti, hanno insistito su uno schema, certi sguardi di Massine Merabet sembravano mirati. Piccole pause, sorrisi smorzati, e una concentrazione che tornava, come a risucchio, verso la stessa porzione di pubblico. In un battito, quegli istanti sono diventati il nucleo di forum e thread. Che quegli occhi fossero rivolti a una singola persona, un invitato che molti giurano fosse proprio Cenk Torun, resta non verificato, ma l'ipotesi è bastata a far ripartire la rumoristica professionale e a spingere fan e curiosi a cucire narrazioni su una performance. A rendere più intrigante la cornice è stata la reticenza dei due protagonisti. Né Massine Merabet né Cenk Torun hanno rilasciato dichiarazioni immediate in grado di placare o confermare l'onda di ipotesi. Fonti definite e vicine all'attrice gli hanno consegnato ai sussurri digitali una frase asciutta, quasi domestica, cantato una canzone che ama. Qualcuno l'ha salutata come l'unica verità possibile, altri l'hanno liquidata come una risposta di rito. Dalla parte di Cenk Torun, stando a quanto filtrato ai giornali di spettacolo, sarebbe prevalso il silenzio, nessun commento, nessun segnale. La tipica scelta di chi preferisce non esporre il privato al tribunale permanente della rete. Nel frattempo, la coreografia del web ha seguito il copione che conosciamo, clip riassemblate in montaggi, frame congelati per cogliere un sopracciglio, un sorriso, un lampo nello sguardo, edit dei fan che hanno sovrapposto la canzone a immagini di Cenk Torun. Queste giustapposizioni, costruite in maniera creativa, sono circolate in fretta, alimentate dalla voglia di leggere una storia d'amore laddove forse c'era o solo musica.
Una parte dei commentatori, guidata da una logica appassionata che mescola speranza e congettura, ha ricordato la loro vicinanza professionale, la naturale sintonia apparsa altrove, e ha sostenuto che il brano suonasse come un messaggio. Altri, più sobri, hanno invitato a non confondere l'espressione artistica con una dichiarazione personale, ricordando che un'interpretazione può veicolare emozioni senza tradire per forza il diario privato di chi la canta. I cronisti che hanno provato a ricostruire la sequenza della serata hanno trovato testimonianze fragili e spesso divergenti. Per alcuni, tutto è parso caloroso e spontaneo. Il timbro di Maassine Merabet che si addolcisce in certi passaggi, gli applausi caldi, l'atmosfera di un momento vissuto. Per altri, le scelte, brano, attimo, ambientazione, evocavano una regia invisibile, quella dei ricevimenti importanti, dove ogni dettaglio può essere un segnale sociale almeno quanto un gesto del cuore. Il risultato è un mosaico di sguardi, nessuno definitivo, ciascuno convinto della propria bussola. Sono stati soprattutto i commentatori online a dettare il ritmo della propagazione. Nel giro di poche ore, tra caption, storie e commenti, si è visto tutto e il contrario di tutto: incredulità, romanticismo, ironia, analisi. I più affezionati a Maassine Merabet hanno invocato il rispetto per la sua sfera personale, chiedendo di non trasformare la curiosità in invasione. I detrattori hanno festeggiato i segnali come il preludio di una trama che attendevano da tempo. Al centro, una maggioranza leggera ha scelto di giocare, trattare il sospetto come un rompicapo da svelare, un racconto collettivo a episodi. Questo spettro di reazioni racconta la doppia natura dell'odierna cultura di celebrità, intima per i fan, irreparabilmente pubblica per via della circolazione continua di immagini e suoni. Un elemento decisivo, nel ciclo di vita di questo rumor, è stato il perdurante silenzio dalla sponda di Cenk Torun. Brevi cenni fatti filtrare ai cronisti lo descrivono come un uomo che in pubblico schiva i temi privati. Una postura ambigua nell'era della lettura tra le righe, per qualcuno è misura e rispetto, per altri, un'ammissione tacita. È proprio questa ambiguità a dare elasticità narrativa alla vicenda, perché laddove il fatto non si pronuncia, lo spettatore proietta. Vale la pena ricordare che, nel loro mondo, set, premiere, after party. Spesso i confini tra cordialità professionale e confidenza personale si assottigliano. Due volti che condividono percorsi, amicizie, ambienti e talvolta un palco possono sembrare più uniti di quanto la realtà suggerisca. Persone vicine a entrambi, raggiunte informalmente, dipingono il loro rapporto con parole come stima, familiarità, fluidità, quelle vibrazioni che in pubblico diventano battute, cenni, complicità di superficie. Ma per chi osserva con l'occhio allenato al melodramma, ogni dettaglio si trasforma facilmente in indizio di un legame più profondo. Mentre il racconto continua a circolare, tre evidenze si impongono. Primo, la meccanica della viralità muta un momento modesto in un'epopea condivisa. Un canto improvvisato diventa un tassello dentro una storia più grande, costruita da un pubblico assetato di simboli. Secondo, il silenzio dei diretti interessati apre un vuoto che viene riempito da supposizioni, talvolta benevole, talvolta interessate. Terzo, il mercato del gossip non conosce sazietà. Quando due figure amate si scambiano anche solo una prossimità, la conversazione crea, incolla, inventa ponti per nutrire il desiderio di narrazione. A questo punto, chi osserva da una parte e dall'altra è invitato a interrogarsi sull'etica della congettura. È ragionevole equiparare l'enfasi con cui si pronunciano certe frasi di una canzone a una rivelazione sentimentale, oppure è ingenuo negare che l'arte possa essere insieme personale e performativa. Non esistono risposte facili, è certo, però, che le storie costruite in assenza di conferme possono avere effetti reali sui protagonisti. Ed è altrettanto vero che, per chi racconta, la prudenza non è un freno, è un gesto di attenzione. Una domanda diretta a voi. Credete che quei versi fossero un messaggio intenzionale a Cenk Torun, o che quella fosse semplicemente la dolce indulgenza di Maassine Merabet per un brano che porta nel cuore? Diteci la vostra nei commenti. Il confronto educato alimenta il nostro lavoro e aiuta la community a distinguere tra suggestione e realtà.
Promemoria da segreti turchi. Se questi approfondimenti investigativi vi appassionano e volete altri racconti pazienti su momenti come questo, iscrivetevi a Segreti Turchi, lasciate un like e prendete in considerazione l'idea di abbonarvi con il pulsante abbonati. Il vostro sostegno mantiene la nostra copertura indipendente, attenta alle sfumature e non al sensazionalismo. Nelle prossime ore, è probabile che i media setaccino nuovi frammenti video, cerchino ulteriori testimoni e, chissà, ottengano parole chiarificatrici da chi vive attorno a Massine Merabet e Cenk Torun. Fino ad allora, questo episodio resta un esempio di come fama contemporanea, piattaforme social e fame interpretativa del pubblico possono amplificare un gesto privato trasformandolo in racconto collettivo. E forse è proprio qui la parte più delicata. Ricordare che le vite esistono oltre gli schermi, e che le immagini, montate e rilanciate, finiscono per creare pressioni invisibili. Chiudiamo con un invito all'equilibrio. Fan e commentatori dovrebbero riconoscere che, pur vivendo sotto lo sguardo pubblico, le persone conservano il diritto a confini personali. La curiosità è naturale, l'intrusione non lo è. Che quella serenata sia stata una semplice immersione in un motivo del cuore o un sentimento privato reso pubblico. La strada più saggia resta aspettare conferme invece di convertire le ipotesi in verità scolpite. E se il cuore vi dice che c'era un sottotesto, domandatevi, cosa aggiunge, davvero, alla nostra comprensione dei fatti? Se questa storia vi ha incuriosito, sosteneteci. Mettete mi piace, iscrivetevi a Segreti Turchi e, se volete fare un passo in più, cliccate su abbonati per entrare nella nostra community. Scriveteci nei commenti quali vicende volete vedere analizzate e se, in questo caso, vi sentite più vicini ai romantici o agli scettici. Torneremo con aggiornamenti appena emergeranno elementi verificabili. Restate vigili, restate gentili e continuate a seguire questo spazio, dove pettegolezzo e realtà si sfiorano, si scontrano, e talvolta si confondono.